Ciao da Gabriele di Staticalmo, il servizio di consulenza statistica che aiuta per lo più imprenditori e dirigenti che lavorano in aziende sotto i 35 dipendenti nel fare decisioni statisticamente più strategiche. Staticalmo come canale diffonde un po' di cultura statistica anche a individui non collegati alle categorie precedenti. Questo video tratta un argomento sicuramente che non si raffredda mai, sia pensioni e in particolare i contributi INPS. Ho creato questo foglio di calcolo per fare una simulazione che ha dei limiti che scoprirai mano a mano e che aiuta a capire come creare un danno all'INPS in maniera assolutamente legale. Danno per l'INPS e invece vantaggio individuale sostanzioso. Simulazione costruita partendo da un'età attiva di 25 anni e 40 anni di lavoro, ma questo parametro si può modificare. Io ho supposto un guadagno netto per un autonomo, quindi non un dipendente, perché sennò alcune cose si complicano. Ho assunto un autonomo che versa contributi nella gestione separata, quindi ha un'aliquota del 26,23%, che è anche il mio caso, e già dalle prime righe vedi che c'è una colonna dedicata alle ipotesi, cioè avere una persona attiva a livello lavorativo e quindi di contributi a 25 anni e parte già autonomo, capisci che non è proprio verosimile. Quindi secondo me è un'ipotesi media. Se fosse debole sarebbe molto verosimile, se fosse difficile estremamente non verosimile, quindi è molto raro. Per quanto riguarda invece i 27.000 euro annui di guadagno netto, quindi differenza fra fatturato e costo, ovviamente non ci si può aspettare che una persona dal primo anno guadagna così, ma ho fatto una media molto grezza sui 40 anni di lavoro, o comunque per un altro periodo a seconda di come si gioca con i parametri. Invece per quanto riguarda questa aliquota è un'ipotesi debole perché nel peggiore dei casi o aumenta o diminuisce. Si spera la seconda. Anche perché in altri paesi è molto inferiore, anche se in alcuni casi non si può paragonare. Ad esempio negli Stati Uniti è circa il 6%, ma è una pensione diversa perché poi lì hanno anche il 401k, quindi non vorrei mischiare troppe cose, comunque il 26% è tanto. Ora, se noi facciamo una semplice moltiplicazione, quindi una cosa puramente aritmetica, alla portata di tutti, fra gli anni di lavoro e i contributi versati in funzione dei guadagni netti, abbiamo un 283.000 circa. E visto che in Italia oramai chi guarda questo video quasi sicuramente rientrerà nel sistema pensionistico contributivo, questa sarà una base di partenza dei nostri contributi da cui noi calcoleremo una serie di cose, perché il calcolo di quanto arriverà di pensione mensile dipende da una serie di cose e questo risultato finale ti dirà anche come fregare l'INPS con la statistica, perché fino adesso abbiamo visto una cosa da patronato o CAF o da commercialisti. Andiamo avanti, spediamo qualcosina in più e qua iniziano le cose un po' più difficili e non solo come ipotesi. Allora, essenzialmente poi questi contributi diventano un montante, termine tecnico che di solito chi ha fatto ragioneria ha visto in matematica finanziaria. Il montante viene moltiplicato sia per un tasso di ricapitalizzazione che dipende dalla crescita nominale dell'Italia preso per quinquenni e per un fattore età che è collegato alla uscita dal mercato lavoro. Allora, la prima ipotesi forte, che però non è connessa al conto di sotto, è che nel periodo diciamo migliore, più recente, l'Italia ha avuto questa crescita media di PIL nominale. Nominale significa al lordo dell'inflazione. Nella ricapitalizzazione, se io avessi messo un conto di capitalizzazione composta, cioè questo più 1 elevato al numero di anni, cioè 40, moltiplicato per il montante, sarebbe uscito un valore troppo ottimistico. Io per fare un po' più fede ai valori che ho visto negli articoli ho moltiplicato questo valore per 1,10 che
è secondo me più verosimile, però come vedi questa è un'ipotesi forte, questa anche ma non è inclusa nei conti. Poi questa è un'ipotesi media semplicemente perché c'è la variabilità di tutto ciò discusso fino a poco fa. Ora, scegliamo un'età desiderata del pensionamento, 65 anni, che non è verosimile perché se tu vai nel sito INPS dedicato a questa cosa, di nome Pensami, vedrai che se hai una certa età è difficile andare sotto i 70 anni come età pensionabile, ma appunto l'ipotesi media. Arriviamo al conto della pensione lorda e ci serve svelare questo pezzo qui, perché a questo punto qui abbiamo un numero da cui deriva la moltiplicazione, in particolare l'età va a prendere questo coefficiente di trasformazione. Nel caso di 65 anni la funzione prende questo. Ecco, questa sarà la nostra pensione lorda con tredicesima. È poco, è tanto, dipende dai contributi versati, che dipendono a loro volta dai guadagni netti. Io dico soltanto come metodo di paragone che la povertà relativa per una persona è di circa 700 euro. Praticamente in questa percentuale qua dentro collegata all'età di pensionamento viene fuori il come si può fregare l'INPS. Perché? Perché se noi facciamo il reciproco di questo numero, noi otteniamo gli anni che l'INPS si aspetta che noi campiamo. E in questo caso sono 18,5. Quindi significa che se una persona va, con tutti questi conti, va in pensione a 65 anni e vive fino a 83,68 anni, ha praticamente ottenuto di pensione tutto ciò che aveva versato, anche in funzione della ricapitalizzazione. Se vive di meno, no. Se vive di più, ha sbancato. Ed è qui che si gioca il tutto. Perché? Perché purtroppo loro sanno che però l'aspettativa di vita dell'uomo, diciamo, nel 2022 è 80 e come vedi qui si consuma la tragedia. Loro sanno già che in base a questi conti una persona perde 3 anni di contributi circa. Quindi il gioco è appunto campare più di questi 83 anni, sapendo che la media dell'aspettativa di vita è questo per l'uomo. E come si fa questa cosa? Perché anche qui, tutto sommato, a parte questo valore, ho fatto una cosa da commercialista, patronato CAF. Qui praticamente entra in gioco quello che è la demografia, quindi una disciplina statistica, così come anche il calcolo delle probabilità. Ma queste sono solo delle basi di partenza a livello di disciplina e purtroppo finirò nel parlare di stili di vita, che dipende a sua volta da genetica, psiche, dieta e attività fisica. Sulla prima possiamo fare poco oggi, in passato quasi nulla, sulle ultime tre capisci che si può lavorare per quanto riguarda questo valore che, ti ripeto ancora una volta, il nostro obiettivo è arrivare almeno qui per recuperare tutti i contributi versati e ricapitalizzati. Quindi se noi ad esempio andiamo a vedere le cause di morte nel 2020, anno del Covid e quindi è un po' fuorviante, vediamo che al primo posto abbiamo malattie circolatorie che dipendono in parte da genetica e dalla dieta o un mix delle due cose. E dalla dieta, ad esempio, se hai una dieta ricca di grassi che quindi ti ostruiscono vene e arterie. Tumori, anche qui tumori, stile di vita e genetica, cioè una predisposizione per alcuni tumori a livello genetico, ma se uno fuma è ovvio che gli verrà qualche tumore prima o poi, non ai polmoni perché questo è un altro discorso. Covid lo lasciamo stare, malattie respiratorie, questo diciamo che è ambiente, quindi inquinamento. Però andiamo più nello specifico, polmonite e influenza, in questo caso polmonite del Covid, diabete è una causa di morte, stile di vita e genetico, demenza direi quasi la stessa cosa, circolatorio l'abbiamo già visto, cadute accidentali dipende dal lavoro e questo anche dipende dal lavoro. Ma andiamo ancora più nello specifico, ad esempio cerchiamo aspettativa di vita fumatore vis non fumatore. L'Epicentro, che è un sito connesso a qualcosa che durante il Covid abbiamo sentito molto di più, ci dice che chi non fuma campa 10 anni di più. Quindi questo è già un indizio sul come fregare l'INPS. Non fumi, campi di più, ti becchi per più anni la pensione. Depressione vis non depressione.
Qui però abbiamo un dato dell'OMS, quindi una cosa più aggregata, che ci parla addirittura di 20 anni. Qui è troppo facile dire non deprimerti, si scade nel meme da boomer, come direbbe qualcuno. Però qui ci sono delle predisposizioni sicuramente genetiche di stili di vita. Ad esempio, quando parlavo di psiche, se si tirano in ballo le personalità, in particolare i 5 grandi tratti di personalità, io so benissimo che nel mio caso io sono più a rischio di depressione e quindi sono più a rischio di campare molto meno. Ricordiamoci inoltre che la depressione è collegata anche alla solitudine, cosa che per gli anziani è molto più frequente di quello che di solito si pensa, perché purtroppo ai pensionati ci si ricorda soltanto quando si guarda il bilancio di Stato e si guarda quanto si spende in pensione. Prendiamo adesso diabete vis non diabete. Qua parliamo di 14 anni. Anche qui, ripeto, stile di vita e dieta. Se una persona, se ricordo bene, ha una dieta troppo ricca di carboidrati, aumenta questo rischio, soprattutto se è sedentaria. Adesso hai una ricetta abbastanza generica sul come campare più di questa media affinché l'INPS ti versa più di quanto tu hai contribuito. Per altri consigli finanziari, no scherzo. In un certo senso noi possiamo dire che è una strategia finanziaria perché noi con uno stile di vita abbiamo dei ritorni, perché dopo questi anni è come se avessimo fatto un investimento sulla salute che ci permette di avere una rendita. E la rendita è appunto, nel caso di 65 anni, del 5,5, che non è poco. Ad oggi è più di un BTP, è meno sicuramente di un indicatore come l'SP500. Però c'è un piccolo cavillo in tutta questa storia, che io qua mi sono soffermato sull'aspettativa di vita. In Italia soprattutto c'è un altro indicatore più sottovalutato dai non addetti ai lavori, che è gli anni di vita in buona salute. Come diceva anche Rita Levi Montalcini, non è tanto il discorso di quanto si vive e quindi di aggiungere giorni alla vita, ma di aggiungere vita ai giorni. Perché uno può campare anche 100 anni, ma se prende farmacina quando ne aveva 60, oppure sta attaccato alle macchine per 10, la qualità della vita insomma non sarà granché. Di conseguenza appunto avere una figura di riferimento nella propria vita per quanto riguarda dieta, attività fisica, psiche e genetica sicuramente aumenta sia gli anni in buona salute che gli anni di vita, e questo ti porteranno più probabilmente a mettere più in crisi l'INPS. Non ho altro da aggiungere, ti saluto e ti aspetto per il prossimo video. Ciao!